Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di maggio. Uh. Ragazzi, abbiamo la temperanza, momento di guarigione, momento di riflessione, se vogliamo, potrebbe essere un momento anche di pazienza. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Per qualsiasi cosa vogliate sapere inerenti le consulenze personalizzate piuttosto che il percorso di crescita, trovate tutto nella descrizione del video. C'è la mail, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi, compreso il video che spiega un po' tutta la sezione degli abbonati. Allora, andiamo a vedere lo sviluppo energetico di questa prima parte di maggio. Abbiamo un mago, un fante di pentacoli, la luna, 7 di spade, ruota della fortuna, questa è scivolata, abbiamo un appeso e un cavaliere di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, questa è la vostra energia in questo periodo e se siete single potete fermarvi con questa parte della lettura perché la leggerò come se foste single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse indipendentemente dal tipo di relazione che vi unisce. Quindi potete essere conoscenti, fidanzati, amanti o in una relazione senza etichetta, non importa. Partiamo da questo mago. 2 di spade e infatti è temperanza. Io lo sentivo un po' legato a questa temperanza perché mi parla come di un momento di fermo, di blocco, non c'è tanta intenzione su che tipo di iniziative prendere, su che cosa fare per uscire da una certa situazione. Con la carta del mago al contrario, sento che avete poche intenzioni di andare, di buttarvi in mezzo alla mischia per qualcuno. Sento che c'è ancora come un processo di guarigione, di comprensione da dover effettuare per qualcuno. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo un 10 di pentacoli. Sento che qualcuno potrebbe essere in un momento dove c'è da fare con la famiglia, mi viene da dire. Potrebbero esserci degli impegni familiari che vi tengono, diciamo così, che vi occupano la giornata. Per qualcuno si tratta dei figli. Andiamo a vedere la luna. 10 di coppe. 4 di pentacoli. Fatemi una carta per il 4. Ruota della fortuna. C'è qualche tipo di gruppo o potrebbe anche essere un'ideologia, perché effettivamente abbiamo la carta della luna, quindi può essere come una proiezione di famiglia, una proiezione della felicità alla quale siete attaccati e potrebbe essere per questioni karmiche, perché lo avete imparato nella vostra famiglia quando siete cresciuti, cioè soprattutto magari se avete avuto genitori che si sono amati o che si amano ancora, voi giustamente è un po' come se proiettaste quel tipo di amore perché quello avete vissuto.
non lo so, è come se ci fosse una possibilità o di partecipare ad un gruppo, potrebbe essere anche un ritrovo in questo periodo, una comunione, una cresima, un matrimonio, una fiera, una sagra, cioè dove effettivamente potreste partecipare, che dà come un solletico a questa situazione. Allora, vi dico che per qualcuno potreste conoscere una persona in quell'occasione, ma non è una conoscenza che vi attirerà da subito. Ehm, credo che sia non lo so perché, ma potrebbe essere un artista, ragazzi. Magari non è proprio il vostro ideale di donna o di uomo, e quindi potrebbe essere come una persona che non prendete in considerazione da subito. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Fante di spade e 2 di pentacoli. C'è come una dinamica di poca onestà, ed è per quello che c'è anche questo fante di spade. Ora, io non lo so se l'onestà non è, cioè, allora, mi sono incartata. Se la poca onestà è la vostra, ma perché comunque avete la luna, non perché vogliate raccontare qualche bugia, ma perché semplicemente non vediate dove voi stessi ve la state raccontando, e quindi è per quello che c'è questo 7 di spade. E con il fante di spade mi verrebbe un po' da dire, cercate di guardare la dinamica. E come dinamica c'è un 2 di pentacoli, quindi potrebbe essere una dinamica altalenante, una dinamica dove con la luna un giorno magari siete presi benissimo per questo ideale, magari di famiglia, di gruppo, e invece altri giorni dove no, assolutamente, non voglio, non mi voglio creare questa realtà. C'è un po' come di ambivalenza, se vogliamo. Però andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché qui secondo me per destino arriva qualche tipo di comunicazione, qualche tipo di... Per qualcuno, ragazzi, soprattutto se voi volete o state ripensando a qualcuno del passato, qualcuno con cui avreste potuto costruire famiglia o vi eravate già, insomma, appropinguati per, potrebbe essere che quella persona effettivamente torni perché c'è come un ciclo karmico qui da dover riequilibrare. Difatti poi c'è anche l'appeso. L'appeso è una di quelle carte che indica accettazione e perdono, e per rilasciare karma bisogna perdonare. Non è tanto il perdonare l'altro o l'altra, cioè anche, però in realtà ehm, diciamo che le persone più difficili da perdonare siamo noi stessi. Quindi prima si procede col perdono per noi e poi c'è come questa chiusura karmica, mettiamola così. Andiamo a vederlo questo appeso, perché comunque mi indica anche come un momento. Guardate, qui c'è una carta con un movimento velocissimo, perché la ruota della fortuna sono movimenti veloci, una carta di fermo e di nuovo una carta veloce. E qui vediamo questo 2 di pentacoli, quindi questi alti e bassi anche proprio nei ritmi dello sviluppo della situazione. 8 di spade, sì, qui c'è da come valutare cose che fino ad adesso non avete visto, c'è da, perché giustamente si parte da un 2 di spade, quindi c'è qualche tipo di realtà che voi non vedete. Papa al contrario. È come se non riusciste a vedere come poter mediare la situazione, come poter mediare un po' questa dualità che vediamo qui, no? Quindi da un lato il desiderio, la volontà di avere una famiglia, di creare una famiglia, di creare una relazione duratura, di creare qualche cosa di stabile per la vostra vita, però dall'altra parte qui c'è come la paura di fare questo passo, oppure potrebbe esserci come ancora qualche relazione passata che a livello energetico è ancora attiva. Quindi magari non siete più insieme fisicamente, però vi pensate ancora tutti e due, quindi è come se ci fossero dei sottili fili energetici tra uno e l'altro o l'altra.
ancora attivi. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade, perché secondo me qui c'è come un movimento in avanti. Poco. Sento che per liberarvi da questa situazione, per riuscire a perdonare con l'appeso, abbiate bisogno di buttare tutto in faccia all'altra persona. Non so perché mi viene da dirvi questa cosa, perché comunque il Cavaliere di Spade ce l'avete qua. Io credo che possa essere una persona che vi smuova ferite del passato. Può anche essere che sia per quello che ci sia come questo mi piace, può esserci un buon potenziale, però è anche vero che ho paura che succeda come è già successo. Quindi è il caso di monitorare bene la situazione, di cercare di vedere quali sono le bugie che uno non è consapevole di raccontare e senza, secondo me, buttarvi troppo in questa situazione, una sana comunicazione può effettivamente darvi come un'idea migliore, no? E questo buttare fuori all'altra persona è proprio il guarda, ehm, non sento che possa esserci qualche cosa di produttivo se tu ti comporti così, perché comunque il Cavaliere di Spade è una persona arrogante, un atteggiamento arrogante, quindi magari a voi non è che sconquifferi tanto la cosa. C'è un tema con i figli però anche, non so se sono i figli vostri, i figli dell'altra persona, i futuri potenziali figli. Fatemi sapere poi nei commenti. Allora, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e vediamo come si incastra con la vostra. Ah, per le persone single vi dirò che come segni zodiacali potremmo avere Bilancia, potremmo avere Cancro, Pesci, Scorpione e Toro, Sagittario anche. Allora, partiamo con un 7 di bastoni. Imperatore. Otto di spade che voi avevate da qualche parte qui. 3 di pentacoli. Ruota della fortuna sotto la ruota della fortuna, ragazzi. Io sento che una chiacchiera con questa persona risolverà un po' le cose. È come se vi desse la possibilità di capire, di comprendere, di vedere le cose da un altro punto di vista. Cinque di pentacoli. Fante di spade che avete già qui. Allora, andiamo a vedere un po' questo 7 di bastoni, vediamo da che cosa si sta difendendo questa persona o cosa sta difendendo. 8 di coppe. Cavaliere di bastoni. Io credo che questa persona non vi voglia tanto lasciare andare. Con questo mago al contrario potrebbe esserci qualche gancio, qualche tentativo di fare un cucù per vedere come state. Adesso dipende sempre se vi sentite
quotidianamente o no, però sento che è una persona che è come se non mollasse in qualche modo e con questo imperatore c'è una certa ricerca di concretezza, di stabilità. Potrebbe anche essere infatti, potrebbe anche essere una persona che ha tante regole o un incarico importante, potrebbe anche essere padre di famiglia. Qui c'è allora, 4 di pentacoli e fante di pentacoli che avete qui. Allora, potrebbe esserci qualche tema familiare che non fa scorrere l'energia qui. Potrebbe essere qualche nuovo progetto, qualche nuovo lavoro di questa persona. Andiamo a vedere l'otto di spade, carro. E 5 di spade. Io sento che questa persona vorrebbe costruire, vorrebbe fare una decisione, vorrebbe fare una scelta, ma probabilmente ci sono come delle questioni esterne che per qualcuno sono questi impegni di cui vi ho parlato prima, che impediscono di muoversi in modo chiaro. Sento che questa persona da voi non ha intenzione di staccarsi, non ha intenzione di, nonostante le paure, nonostante non ci sia un qualche tipo di, se vogliamo, presa di posizione chiara, è come se, sì, sento che non vi molla, che non vi lascia andare. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Regina di bastoni. E 5 di bastoni. È come se volesse chiarirsi le idee ma senza discutere. Probabilmente a questa persona non piacciono le discussioni, tende a essere una persona che fugge durante le discussioni. Vi dico anche che se così fosse, potrebbe essere una di quelle persone che ha bisogno come di un momento di pausa per regolarizzare le emozioni dopo le discussioni. Però andiamo a vedere questa ruota della fortuna perché ce l'avete proprio una sotto l'altra, quindi secondo me nella seconda settimana di maggio, di nuovo fante di spade, nella seconda settimana di maggio c'è una fante di spade imperatore, c'è un cambio, che secondo me sì è per destino, che secondo me è un po' predestinato. Sento che arriverà come una chiacchiera o allora, potrebbe essere una chiacchiera tra voi due, potrebbe essere un pettegolezzo che vi arriva all'orecchio, potrebbe essere una notizia che vedete online, magari una storia su Instagram, qualche cosa che porterà alla luce probabilmente questo sette di spade che avete voi lì. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Papa, papa, papa. Sapete, sento anche che tra le due persone potrebbe esserci una certa differenza di età o di mentalità. È come se uno dei due fosse più genuino, fresco, positiva come persona, come energia, mentre l'altra persona un po' meno. Papa e papessa, ragazzi, 3 di spade, 9 di pentacoli. Qui ho la sensazione che qualcuno si batterà sui denti. Scusate. Però sì, papa e papessa, cioè nel senso un'unione secondo me che può essere molto profonda a livello spirituale, però io qui ho come la sensazione che purtroppo con questo imperatore ci sono come delle cose più importanti per cui sento che perché la cosa interessante è che qui c'è un 5 di pentacoli che è una carta di dipendenza
emotiva o finanziaria, e qui è un 9 di pentacoli, che è una carta di indipendenza economica e affettiva, perché è una carta che parla di amor proprio. Non lo so, com'è la sensazione che tra voi e questa persona possa esserci come uno scambio molto elevato, possa esserci come una ferita di dipendenza da dover curare, è come se fosse l'uno il maestro dell'altra. Ho come questa sensazione. E qui c'è come da lavorare la ferita della dipendenza trasformandola in indipendenza. Non so se mi sono capita. Comunque, andiamo a vedere il cavaliere. Eh sì, il fante di spade. Vedete tutti. Regina di pentacoli. E mondo. Allora, secondo me, vi dico, se fosse una persona del passato, tra tutte e due le energie potrebbe effettivamente ripartire qualcosa, con una visione diversa rispetto alle aspettative del passato, molto diversa, molto più elevata secondo me. Siete un po' voi che fate gli offesi, che state sul piedistallo secondo me. E l'altra persona c'ha da fare, ma non è che non sia propensa nei vostri confronti. Cioè probabilmente vorrebbe fare certe scelte, certe azioni, però ripeto, è un po' come la sensazione che sia impegnato in altre battaglie. Devo dire che quello che mi fa ben sperare è questa ruota della fortuna, nel senso, nella seconda metà di maggio, secondo me, ci sarà come un cambio karmico, per destino, ditelo come volete, però è una chiusura, Anche qui abbiamo il mondo, cioè come la chiusura di un capitolo ai fini dell'apertura di un altro capitolo, Fante e Cavaliere di Spade. Quindi secondo me c'è come una nuova energia molto più mentale o più spirituale, anche qui abbiamo Pape Papessa. Sento che voi non avete tanta voglia di compromettervi, visti i precedenti, visti questi alti e bassi, potrebbero anche esserci stati tira e molla, potreste anche già esservi scollati per un po'. Però sento che c'è come un ricalibrare un po' le cose, secondo me, e difatti la carta principale è la temperanza, che è un riequilibrio di questa relazione. Andiamo a vedere una sibilla antica. Cupido! Carta fortunata, vi pronostica che una passione amorosa trasformerà la vostra vita. Se risulta tra le carte del cuore, significa che le vostre aspirazioni in amore si avvereranno. E sotto dice: benché sia saldo di ragione il freno, quindi benché la ragione freni, contro il furor d'amore spesso vien meno. Al cuore non si comanda, no? È un po' così il detto, diciamo, moderno, se vogliamo. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per voi, amici dello Scorpione, 2. Carta numero 32. È un po' come se vi dicesse di rompere certe barriere. Sto guardando, no, è più questa persona che ha il numero 4. Vedete che qui c'è come un cubo, il 4 rappresenta la casa, la zona sicura, la zona di protezione. È come se avessi bisogno di rompere, qui vedendo le due ruote della fortuna mi viene di dire le dinamiche di comportamento, rompere il karma, rompere la monotonia anche se vogliamo, però per liberarvi. E poi qui abbiamo carta numero 24 che è la carta della rinascita.
fa vedere una persona che si strappa il cuore. Sembra che ci siano come dei ah no, sono tipo dei fiorellini, credo. È come se ci fosse una rinascita di un vincolo, di una relazione, che secondo me ha, come dire, un potenziale, anche se potrebbe andar meglio la prima settimana di maggio, però poi è come se si ridefinissero un pochettino gli equilibri qui. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video, se volete iniziare un percorso di crescita con me o avere una lettura personalizzata mi contattate via mail o tramite il numero di telefono che trovate sotto in descrizione o nella pagina web. Potete anche abbonarvi al canale, così questo percorso è fatto come autodidatta, scegliete voi le tempistiche. Tenete presente che nella parte degli abbonamenti tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, si parla di kundalini, di com'è la vista eterica, insomma tante cose che sono praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico proprio per quel motivo. Detto questo vi ringrazio per essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!